chiamo Rizzo Gennaro, sono nato a Napoli il 13/7/84. La mia vita è sempre stata un macello. Io ho avuto sempre la passione del disegno, come abbiamo iniziato un po' tutti con i personaggi Disney. Ho iniziato a lavorare all'età di 13 anni, a fare il garzone di Salomieri, l'orafo, il barbiere, senza lasciare mai la passione per il disegno. Da questa passione per il disegno mi hanno consigliato una scuola dove facevano un bel po' di ore di arte. Dopodiché mio padre apre una panetteria. Io per bene della famiglia vado a lavorare con lui. Lavorare con i genitori a volte non è molto facile. In tutto questo continuo a fare questa scuola di grafica. Era un bell'ambiente, si facevano cose anche extrascolastiche. Se andiamo oggi ci sono ancora i miei lavori, iniziando dalle targhette fuori alle classi, tutta una serie di cartellonistica, banner, tutto adattato allo stile Andy Warhol. Finito il percorso scolastico, inizio a lavorare in una tipografia. Un giorno insieme a mio cognato andiamo in una convention di tatuaggi. Pensavo a quanto mi sarebbe piaciuto fare questa cosa. Ho chiesto al mio tatuatore, sarebbe il mio attuale insegnante, se fosse stato disposto magari ad insegnarmi l'arte, diciamo. Il primo tatuaggio l'ho fatto a 16 anni, ovviamente essendo minorenne mi ha accompagnato mio padre, che è stato il promotore di questa cosa. Ho fatto un secondo all'età di 18 anni, promotore di tutto questo sempre mio padre. Ho coperto il primo tatuaggio, coperto con una Genshin, dopodiché dovevo far compagnia a questa Genshin e ho fatto un samurai. Un'altra mia passione è la Vespa, un'altra cosa che ho tatuato con una pin-up in sella. La passione di farla agli altri c'è sempre stata, se non riesci ad acquistare una padronanza del mestiere non puoi iniziare subito. Ho iniziato con gli amici che si prestavano alla mia esperienza breve, diciamo. Nel frattempo io adesso sto lavorando ancora nella tipografia, mi fa arrivare a fine mese, ma non mi gratifica come mi gratifica il tatuaggio. Per arrotondare mi sono lanciato nel mondo dell'animazione. Sono partito come semplice animatore per poi passare alla giocoleria. Riuscire a far divertire le persone è fantastico. Poi la cosa bella di quel lavoro è che quando cammini in giro per strada vestito da pagliaccio, vai in un ristorante, puoi fare quello che vuoi, tanto sei un pagliaccio. Quando cammino invece tutti i giorni, come mi dicono spesso i miei amici, risulta un po' burbero, diciamo. Mi è capitato pure cose strane, tipo al semaforo che sto in Vespa, la signora ha paura di me e si chiude in macchina. È un po' sconcertante come fatto. Invece da pagliaccio no, la gente magari si mette a ridere, se mi vedono così i miei nipoti si mettono a piangere. C'ho una nipote a 3 anni e non riesco a prendermi un bacio da mia nipote. Per iniziare la carriera di tatuatore bisogna sostenere degli esami rilasciati dalla regione, riconosciuti a livello europeo. Anatomia, tecnica commerciale, tecnica del tatuaggio, disegno dovrebbe essere un po' più approfondita a mio avviso. La cosa bella una volta iniziato questo percorso è che tutti i giorni si vedono le cose più strane e più assurde. Che tipo venne una cliente che interpretò la guarigione del tatuaggio, che a un certo punto del tatuaggio ci sono delle croste dove il colore va ad addensarsi. Per la signora il tatuaggio fa le crostatine. O per esempio chi è venuto a chiederci un tatuaggio semi-tatuaggistici, sarebbe un semi-permanente, diciamo, che non esiste. Oppure per esempio chi ti chiede l'anestetico e ti chiede l'antiestetico. La gente molte volte non sa nemmeno che cosa si sta facendo, perché chiaramente ogni tatuaggio ha il suo significato. Ci sono convention quasi ogni mese in Italia e nel mondo. Prima i tatuatori facevano un po' di tutto, oggi si va più nello scegliere uno stile che ti appartiene.
Io ho scelto di fare i realistici, che sono per la maggior parte ritratti dove uno poi va a personalizzare in base alle proprie capacità, ai propri gusti e andando sempre incontro alle necessità del cliente. Molte volte vengono persone a chiedere ritratti di persone che sono venute a mancare, volti di persone famose, tipo, che ne so, Einstein, un Dalì, Padre Pio. Il tatuaggio più strano che mi hanno chiesto è stato un bicchiere con una dentiera dentro. I tatuaggi che mi danno più soddisfazione sono i ritratti. Quelle che mi danno meno soddisfazione è quando devo andare a sistemare i lavori degli altri o coprire i lavori degli altri, perché coprire i lavori degli altri significa arrangiarmi io nell'espressione del tatuaggio e il cliente con il risultato, perché sei vincolato a quello che devi coprire. Per esempio, una persona famosa che vorrei tatuare è il Papa, tipo un teschio, un qualcosa di un po' macabro, diciamo. E qua a Napoli si va molto per la moda. Infatti abbiamo messo anche i cartelli esposti per le ragazzine napoletane, che si fanno sempre le solite cose tipo l'infinito, le stelle di Rihanna. Rihanna, se si tatua un culo noi facciamo anche il culo. Se io dico questo è il più bello che ho fatto, per me è come se fossi arrivato a un punto limite, invece no. Se io sono sempre contento di quello che faccio, però per esempio so che posso fare ancora di meglio, allora non mi pongo un limite, che so che posso andare oltre. Il mio sogno napoletano è che tutte le persone tutti i napoletani possono trovare a Napoli quello che molte volte vanno a cercare all'estero, una loro dimensione, il lavoro dei loro sogni.